Eccola, beccata, beccata. Così qualcuno vede la tua faccia, no, Monica? Beccata. Siamo qui con Rebecca e sua figlia, ma soprattutto c'è Rebecca all'ordine del giorno. 5, 4, 3, 2, 1. E ci mostra un lenzuolo bianco e in questo lenzuolo bianco c'è un buco e vedo che lei ha iniziato a fare la riparazione solo sui lati del buco, solo il contorno, diciamo. È come se iniziasse a fare delle decorazioni intorno, cioè assume l'aspetto di un fiore. Quindi è anche bello artisticamente parlando, ma il buco rimane. Mm. Mi sembra che alcuni rammendi siano fatti così. Si fa prima un ricamo intorno al buco e poi grazie a quello si può chiudere il classico buco della calza, no? Ma non è questo il caso. Ok, quindi è un ricamo che resta tale, quindi una margherita con un buco in mezzo. Esatto. Rebecca ti dà l'autorizzazione? Sì, perché vorrebbe anche capire come si fa a riparare questo buco. Questa è Sì, la seconda, sì. vero, Rebecca? Che fai? Seconda sessione, secondo progetto, titolo. Mi viene timoniere, come se la sua anima le volesse mostrare che comunque, sia che il mare è tranquillo, sia che il mare è in tempesta, il timoniere è lei. Poi mostra come se lei avesse una ciurma su cui poter contare e la sua esperienza nel conoscere le stelle, e il vento. Nome dell'anima, Chiocciola, mi viene la lumachina. nome dello spirito, Mm, Pino, vibrazione di Rebecca, 5, consapevolezza, 163, anima, 46, vite, 1000, 279, cervello, 9,6, suscettibilità ipnotica, 48, 3D, 72, vivacità animica, quanto vuole sapere come stanno le cose. 100. Rebecca ha interferenze eteriche, vediamole se ci sono. È una farfalla marrone, una falena, che vorrebbe proprio manipolare la sua vita, diciamo, affettiva, creando proprio come delle ombre, dei residui, delle incomprensioni continue. Questo come insettoide. Mm, e poi c'è del secondo universo un vampiro che però ha una testa umana, ma è chiaramente un vampiro e pur avendo la testa umana, i denti sono quelli di un vampiro e vuole proprio succhiare tutta l'energia possibile da lei in termini proprio di vitalità e anche in termini di sogni, di progetti che lei fa.
Sì, e poi c'è come un serpente che vuole proprio mantenere la separazione, la divisione, la discordia. Basta. Mentali. Io ne vedo due. Una si chiama contumacia e l'altra trascinare. Contumacia è proprio una entità mentale che la giudica. È come se la portasse a processo e le imputa tutta una serie di cose. Per esempio, le imputa di, come posso dire, in parte anche di essere stata assente quando serviva un altro tipo di presenza rispetto a quella che lei ha dato. Anche il fatto che aveva tanti figli e quindi non è riuscita a dare la giusta attenzione a tutti quanti. E poi le imputa il fatto di non essere sempre stata la madre giusta al momento giusto. Le imputa insomma una serie di carenze, di mancanze che lei avrebbe avuto, Però specialmente nei confronti dei figli, perché si chiama contumacia? Contumacia è quando sei chiamato al processo ma non ti presenti. ma non ti presenti, sì. L'assenza, In diciamo, no? contumacia. Sì, l'assenza. È come se questa entità mentale volesse anche farle pesare il fatto che lei, ehm, questi problemi che ha nella sua vita, sono dovuti anche in parte alla sua assenza. Ma in che senso? Cioè, lei ovviamente è una donna che ha lavorato tantissimo ed è una donna che comunque si doveva spartire fra i tanti figli, però comunque questa entità mentale le fa sentire che lei non ha messo abbastanza impegno, abbastanza presenza, così è più comprensibile. Che livello? Mm. E- Tra il 5 e il 6. E poi trascinare è proprio questa entità mentale che la vuole vedere che lei strisci, ok? Quindi che abbia tutta una serie di difficoltà che sono economiche, che sono relazionali, che sono proprio anche con se stessa, ok? Di armonia con se stessa, in modo che lei non sia normalmente in stazione retta, che cammina in maniera stabile e sicura. No, sta strisciando come se fosse un insetto. Direi questa di livello 4-5. Impianti. Dunque ne vedo una che sembra una benda che fascia sia la testa, la fronte e parte degli occhi, proprio per impedirle di vedere la giusta direzione da prendere e farle invece prendere la consueta direzione, quella che ormai lei è abituata ad avere, quella che appartiene ai suoi schemi mentali, schemi familiari di sempre praticamente. E, e poi c'è come una specie di lampeggiante, io lo chiamerei, sembra quasi una sirena posizionata a livello addominale verso sinistra, diciamo, e quando questo lampeggiante si attiva, allora lei deve assolutamente andare a cercare cibo. Se è dolce, ancora meglio, però deve obbedire a quando questa sirena, chiamiamola così, inizia a suonare e illuminarsi. E basta. Va bene, iniziamo. Fuori il personaggio di una vita parallela di Rebecca più importante da analizzare adesso. Allora, la premessa è necessaria, la facciamo spesso, ok? Quindi che noi, quando parliamo delle vite parallele, parliamo di personaggi che magari ci sembrano molto distanti da noi, Mhm. perché il gioco è fatto così. Mm.
E altre volte invece ci sono personaggi che ci sembrano più affini. mhm, In questo caso, il primo personaggio che mi è arrivato è un personaggio che sembra molto distante da Rebecca, perché è una donna di potere, che mi fa vedere tipo come se fosse il 1800, un po' crudele, molto autoritaria, con tutto il personale della sua tenuta, con tutto il personale che lavora in casa sua, quindi tutta la servitù, mhm, eh, ma una schiavista, no, diremmo. mhm. Ok? Ed è veramente molto malvoluta, anche se il personale non manifesta questo. E vedo che a un certo punto della vita, però lei è già abbastanza in là con gli anni, e gli fanno una specie di imboscata e la uccidono poi. In quella vita, lei si chiama? Marilyn, Nella vita di Marilyn, c'è qualcuno dell'attuale vita di Rebecca? allora, uno è il figlio di Con la cui D? lei ha, sì, Mm, esatto, che vedo che è uno di quelli che la colpisce. Eh, poi c'è il marito che ha un ruolo più che altro da testimone, direi, che non vuole partecipare a questa rissa e non sa neanche lui se è così d'accordo con questa rissa, diciamo, però assiste e non fa nulla. La figlia Ehm, adesso presente insieme a Rebecca? allora, mm, no, non la vedo proprio. Ok, No, in questa vita no. ok. Apriamo le porte del cinema, c'è un sacco di gente. Io chiamerei subito la figlia di Rebecca. Ovviamente, sì, sì, Non vedo, assolutamente. non la vedo inquadrata adesso. Ok, ecco, infatti pensavo stesse sorridendo. È entrata con una capretta Una capretta in braccio. piccolina. No, non è in braccio, però è piccola. Mhm. Sono troppo simpatiche le caprette. Quando saltano poi è una cosa irresistibile. Quando fanno quei salti fatti così da capretta. Poi, chi arriva? Figlio con la D, figlio con la S. Figlio D, figlio S. Figlia di arriva come strappando qualcosa con la bocca, ok? Come se fosse un pacchetto di qualcosa. E lui lo sta strappando con la bocca. Figlio S, oh, non so, lo vedo con una camicia tipo a scacchi, più o meno a scacchi, ehm, un po' più, diciamo, un po' più tranquillo, ok? Rispetto a D. Ehm, C'è anche il marito che è come se avesse dei tappi di cerume nelle orecchie che gli impediscono di ascoltare proprio bene. Cioè, poi in realtà che non vuole proprio ascoltare, no? Bene. Ehm, Eh. le nostre amiche ridacchiano, so. Non ci sente o li ha davvero? Li ha davvero, ok? E non ci sente. E chi altri? Chi viene? Allora, ci sono svariati animali, un po' che spingono gli uni contro gli altri per poter essere presenti. C'è il marito della figlia, di cui abbiamo parlato prima. Mhm, E poi c'è anche la figlia piccolina,
diciamo la figlia minore, sì, Mhm. e, mm, e di Rebecca, intendo, la figlia minore di Rebecca. Ehm, E poi ci sono alcune persone che non credo che lei conosca direttamente, ma che abitano nella stessa regione. Ok, possiamo dire la regione, no? Sì. La Sardegna, abbiamo già fatto tante indagini, tante, però questa volta io mi concentrerei più su Rebecca, ma se escono nuovi concetti sulla Sardegna, Monica, non trattenerli, ovviamente. Va bene, c'è una situazione molto incasinata. Mm. Diciamo che il fulcro della vita di Rebecca sono i debiti, l'attività di famiglia che è di allevamento animali e coltivazione nei campi. L'azienda, diciamo, chiamiamola azienda, in generale, dovrebbe essere, è una situazione un po' incasinata. La proprietà non è ancora definita. Chi ci lavora non è il proprietario in famiglia. Causa esoterica. Mi fa vedere che Rebecca stessa è rappresentata da una corda. E il marito di Rebecca è rappresentato da un'altra corda e loro due insieme creano un nodo, laddove la corda che rappresenta Rebecca, ehm, dunque, si chiama sacrificio, la corda rappresentata dal marito si chiama ingiustizia e quindi vengono a creare un mix, un nodo in cui si intrecciano ingiustizia e sacrificio. E quindi si va a configurare questa situazione eh, che è penalizzante per entrambi e per la discendenza loro, cui loro hanno dato origine. Mhm. Di fatto è come se fossero complementari, ideali per la Matrix. Cioè, questo nodo qua per la Matrix è perfetto, cioè è quasi, mi viene da dire, da estasi per la Matrix. Vede proprio realizzato al massimo del suo progetto, ok? L'ingiustizia che incontra il sacrificio. E così l'ingiustizia è fatta di subire tanti silenzi, in silenzio una serie di ingiustizie e non ribellarsi per il rispetto familiare e perché bisogna portare pazienza. C'è alcune componenti simili anche diciamo così, nella parte che riguarda Rebecca, perché ha proprio la componente di sacrificio, resistenza, fatica e dignità, che comunque si compenetra perfettamente con quello che abbiamo detto adesso del marito. E sono proprio due schemi perfetti per far sì che questo nodo ancori appieno la Matrix. È un'ottima ancora per tenere ben salda la Matrix. Bene. Chi ha iniziato tutto questo? Sono aperte le porte anche dei disincarnati. Ci sono tre poltrone fatte di nuvola dove si devono sedere i tre disincarnati che chiamo, suocero di Rebecca sempre, tutto sottinteso, mamma di Rebecca e zio di Rebecca. Chi seguirà questo video non ci capirà niente, noi facciamo fatica. Lo so. Tanti personaggi. Voglio sapere dove è iniziato, chi ha spinto la prima tessera del domino. E arriva la mamma di Rebecca e dice: Certo, è come se tu mi chiedessi se è nato prima l'uovo o prima la gallina. Guarda qui. E ti fa vedere un cesto di vimini in cui c'è giusto eh,
una ghianda verde, acerba. Mm, Cibo, sì. la carestia. Chi ha Eh, iniziato? allora, ancora più indietro. Eh, Stiamo andando in una Sardegna senza pale eoliche, sì, senza stiamo scie andando al chimiche. tufo. Come? Mm, tufo. Tufo? Mhm, Tipo guerra, mhm, nascondersi mhm. C'è una quando gallina arriva che la guerra. canta. Ecco. Che succede? Perché? Allora, prima la gallina che l'uovo. No, la madre le ha fatto la domanda, no? Ah, no, è vero. Eh. Questi sono tutti dei segni per dire che così è, loro stanno veramente dicendo queste cose e loro provano a darti delle conferme fisiche. Mhm. E invece, E, esotericamente parlando, Monica, dov'è l'inizio? mm, è come se io vedessi una creatura nera che assomiglia a uno, no, a uno snorkeling, quindi non so, tu hai capito quali sono Sì, gli sì, è snorkeling? una specie di puffo con un corno trombetta a L sulla testa. Esatto. Su, posizionato come una vedetta sulla costa nord, nord-orientale, nord-centro-oriente. Mm? Ok. Proprio messo lì così. Ed è come eh, se emettesse una specie di nebbia nera. Ehm, Ma su cosa? Su una parte della Sardegna o sulla famiglia di Rebecca? entrambe le cose, su una parte della Sardegna in cui in particolar modo viene coinvolta la famiglia di Ah Rebecca. no. 1913. Nome di questa entità snorkeling. Con la V, Views, Viuz. non so, Ok, 2Z. però una più grande e una più piccola. Ok. E del mare. Gli snorkeling vivevano sotto il mare. Sì, è come se però mi facesse vedere questa capacità di... Anfibia. Sì, sì, È un sì. anfibioide o è legato al secondo universo Secondo, Poseidone? secondo. Poseidone. Sì. Chiamiamo Poseidone. Dove sei, Poseidon? Come se lui potesse tenere in una mano la Sardegna e gli piacesse ogni tanto proprio accartocciarla tra le sue mani e si divertisse a guardare dentro con la testa quasi immersa nella Sardegna accartocciata e a vedere i suoi abitanti in difficoltà, Mhm. che ovviamente nel momento in cui fai questo accartocciamento si ritrovano come quasi a doversi arrampicare sulle pareti e scivolano e le unghie che si consumano. Bene, sempre più interessante. Tutto l'inganno in cui siamo inseriti, immersi, è il seguente, come sempre. Eh, tutto il potere è nelle nostre mani, ma non lo sappiamo. Mm. E E se s- non è così, è Poseidone, no? E dice, ce l'ho io il potere nelle mani, ok. nella mia mano. Per esempio, la Sardegna, ai ai ai, dove mi è caduta molto sui Cinivacca.
Il terrore l'ha pervasa, la paura, e tutti a farsi punturine su punturine. Ci sono rimasto molto molto male. Sardegna a massimi, ma una delle regioni peggio messe. Peggio. Stranamente la Sicilia no. Quindi non è un discorso legato all'isola, è un discorso secondo me legato alla paura del nemico che viene da fuori, il virus, che ci infetta e noi siamo puliti. È arrivato anche qua. Chi l'ha portato? Mi difendo e seguo quello che dice la televisione, che è una sacra entità seguita e onorata, e venerata in tutti i modi, purtroppo in Sardegna. Quindi andiamo a trovare Poseidone con tutti i sardi, tutti quei sardi che si rivedono in queste parole. La realtà che state vivendo la create voi, siete gli unici creatori. Se ci sono le paleoliche, le create voi, le paleoliche. Se c'è Poseidone, lo create voi, Poseidone. Idem il rettiliano, idem il demone. Lo state creando voi. Chi distrugge la Sardegna? I sardi. Se questo è quello che volete, le cose staranno così. Se questo è quello che non volete, andiamo a trovare Poseidone. Quanto è bello giocare al gioco dell'invasore. Dice Poseidone? Mm, Chi ci invade cascano chi? sempre. Il continente invade la Sardegna. Il virus è un invasore. E allora noi moltiplichiamo gli invasori e mettiamo pale, mettiamo pannelli, mettiamo basi. Invasori, invasori, invasori. E loro reagiscono sempre uguali. Chi non ci sta? La figlia di Rebecca? Assolutamente non ci sta. Bene, prima della fila, poi dov'è Rebecca? Anche Rebecca, non ci sta. Però la vedo un po' più giù nella fila. Sia Eh, chiaro, qua non stiamo reclutando il popolo contro il Dio. Più siamo, meglio è. Basterebbe la figlia di Rebecca. Qui stiamo reclutando gli dei contro una minchiata, perché Poseidone è una minchiata. E gli dei sono il popolo. sono i Attenzione. figli anche di Rebecca, Mhm. il marito, alcune amiche di Rebecca. Scusami, tutte queste mm, ho sbagliato. Non di Rebecca, ma della figlia di Rebecca. Sì, sì, sì. Ok? Quindi i figli della figlia di Rebecca. Scusami, mi Possiamo dire incasino il con tuo nome, tutti. figlia di Rebecca? Mi Sì, incasino. è Marcella, va bene, possiamo Ok, dirlo. Posso dire quindi che erano i cosa hai figli di Marcello. fatto, Marcella, che io ti ammiro tantissimo in passato? Posso? Se non ricordo male, sei uscita da sola, giusto, posso dirlo? Con il tuo compagno dal tunnel dell'eroina da sola, senza sessioni, e oggi insegni alle persone che si trovano in questo problema a uscirne, o l'hai fatto e non lo fai più. Una cosa simile. Ok, però qui non stiamo parlando di acqua fresca, cioè stiamo parlando di una che ha fatto una cosa del genere. Cazzi, E sti ca- tanti bei progetti più certo, relativi alla terra, eh, ai bambini. certo, assolutamente. Ma da dove è arrivata Marcella? È arrivata da lì, cioè è uscita da sola. Un giorno si è guardata col suo compagno e ha detto: Basta, noi usciamo. Ha fatto fatica, certo c'è stato un percorso e sono uscite entrambe queste persone. Quindi.
Mm? E lei si è sottratta all'invasore sostanza che aveva Esatto. invaso la loro vita e i loro corpi. Quanti accorrono lì nel lato nord-est della Sardegna, nord-est, centro-est? Mm, adesso me ne vengono un po' pochi, me ne vengono 3.000. Mm, Mm. C'è un po' paura, mm, cioè c'è un po' la convenzione, bisogno di essere un po' convenzionali, mhm. e- di non essere diversi. Dunque, vedo che Marcella improvvisa quasi un comizio, prende dei bancali e suo marito l'aiuta e lei e il marito provano a parlare al pubblico e effettivamente sono convincenti. Eh, lei è anche molto infervorata e ha il megafono in mano e allora aumenta il numero delle persone, adesso 5.000. Mhm. Rebecca c'è? Sì, 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 assolutamente, certo. Mhm. Lei sta ascoltando molto da vicino il discorso di Marcella, è subito lì sotto. 20.000, 50.000, 300.000. Però poi mi dice Ti dice? Stop. stop, dopo 300. Mm. Bene, sono più che sufficienti. 300.000 dei contro uno. Chiediamo a questi 300.000 di andare nel 1913, quando Viuz inizia una, diciamo, tara familiare per una di loro, Rebecca, utilizzando le basi stesse della Sardegna. La paura, sento proprio come se ci fosse l'odore della paura e lo stomaco che brontola, la sensazione proprio di forte insicurezza, di totale instabilità, mm, senza appigli, ma proprio come se penetrasse nel DNA questo che ho detto. C'è anche come un odore un po' stantio, perché non hai la possibilità, no, di poterti lavare, non hai la possibilità di lavare le cose. Poi diventa anche come se scarsità d'acqua, l'amaro in bocca, E che può anche succede? sputare sangue. Mm. In realtà la Sardegna è una terra di grande abbondanza. Così era prima che arrivasse la proprietà privata imposta dai piemontesi. Tutti si aiutavano e all'odore di stantio io rispondo col profumo del mirto. Uomo del latte delle capre e delle capre stesse e delle pecore, il profumo del fieno,
profumo del mare, dei pini caratteristici della Sardegna, il profumo dei cristalli sardi, il profumo dell'orgoglio sardo, il profumo dell'amore per la propria terra, Che fine il fa profumo Viuz? della cooperazione. Si sta abbassando da che era molto alto e ruotava la parte finale, vedo che si sta abbassando, sta come ritornando giù nel mare. Rebecca è in prima linea in questo momento. Una delle Sì. future discendenti dell'agire di queste entità, oggi, a ritroso, lo annulla. Ma basta, via, via. Sciù, sciù. Dove va? È come se stesse andando a seminare. Va a seminare, è come se andasse a, tipo, strappa via un pannello, mette dei semi, strappa via una pala eolica, mette altri semi. Questo è Rebecca. Sì, sì, sì. E nella propria azienda agricola, Ecco, nella propria azienda agricola c'è proprio piantata un'enorme croce di legno. voce cristiana, Sì, croce cristiana che sta proprio ad indicare come se fosse Gesù in croce, no? Quindi il suo sacrificio, eh, il dolore, eh, il peso proprio di una situazione che non finisce mai. Come insomma questo dolore viene passato da Gesù a tutti gli altri, è la stessa cosa, no? Questo peso di questa azienda agricola che viene poi passato alle generazioni successive. Però è come se lei mettesse della polvere di abbondanza e fa ritornare questa azienda agricola a dei vecchi fasti, quindi a un momento in cui invece non era così. L'andamento di questa azienda era molto diverso, era molto più fiorente e soprattutto c'era più convinzione, ecco, nell'attività. ok, il suocero, i tre disincarnati cosa fanno? Tutto tutta la narrativa, diciamo, più recente nasce da un mancato, corretto testamento del suocero. Io ero come fra due fuochi, tra l'incudine e il martello. E allora ho lasciato rotolare la palla, fa vedere questa palla che rotola giù, ehm,
alimentata dalla tradizione. La tradizione ha voluto una predilezione per il figlio maggiore e allora l'ho lasciato così. Ma non è che ero così convinto, ero indeciso. E oggi cosa pensa di questa decisione? L'indecisione nella vita è una vega che poi prima o poi paghi. È essenziale essere decisi. Io ho lasciato correre il tempo, ho lasciato un po' in mano agli altri e si è tutto sfilacciato. Ho creato diversi pesi, diciamo, no? Situazioni che erano più pesanti, più importanti, altri meno. Ho creato squilibri, diciamo. Mi piacerebbe poter livellare tutto con un aratro d'oro, livellare diritti e doveri. Lo può fare in eterico, Monica? È da 2 anni che tento di farlo, ma nessuno mi crede, nessuno è con me. Chi nessuno? Dei vivi. Tutti hanno rinunciato, di quelli che sono lì impiegati nell'azienda. Mm-mm. Si sono rassegnati. Io ho bisogno che loro siano svegli perché non mi è consentito fare tutto da me. E allora c'è chi deve si deve smettere di lamentarsi, c'è chi deve smettere di fare la vittima e c'è chi deve smettere di fare un po' il gradasso, perché io questo aratro d'oro lo voglio passare. Un aratro meccanico sembra. Rebecca è un puntino di luce dentro questa azienda, ma ci vedere come se ci fossero tante alghe, quindi un po' di ristagno, ecco, della muffa come, del muschio. Se non ci crede più nessuno, io che posso fare? Che credano in un futuro diverso dal passato, che credano in una realtà nuova e prospera, perché davvero si può ripartire. E tu, Rebecca, ti stai trascurando tanto, dice. Il suocero. Eh, e dice come per un po' per cui quieto vivere, ma anche un po' per un senso di dignità, vedo che ha ingoiato tanto, Rebecca.
Non è che ti ha fatto tanto bene questo. Il suocero dice. Mhm. Beh, comunque io lo sento paterno anche. Può eliminare in eterico quanto fatto il suocero, mica? Lui dice di no, che si può trasformare ma non eliminare. Lo trasformi in un aratro d'oro. Mm. E lui ce l'ha già pronto, eh? Però è come se avesse bisogno anche della collaborazione degli uomini. Mm. Ha Quindi bisogno, gli può bastare la collaborazione di Rebecca, no, solo di lei no. no. E del figlio di Rebecca di E lui dice aspetta e spera. S. Meglio. Sì, un po' di collaborazione, S può darla, una buona collaborazione. Dice che D è depresso. Io non so se questo sia vero, eh. Sì, sì, sì. Va bene. E nel portale aureo il suocero. Sì. La mamma di lo salutiamo. La mamma di Rebecca. Tu l'hai vista, Monica? Non ricordo più per quale motivo. Mm, l'ho vista perché era come se offrisse a Rebecca in condivisione questo panetto di burro, che però è un po' rancido. Ed è quindi questo loro patto familiare all'insegna proprio della rinuncia, ma una rinuncia che però deve essere dignitosa, fatta in silenzio, tanta fatica e resistenza, ehm, tenacia fino allo sfinimento. Visualizziamo ehm, questo patto familiare nelle mani della mamma. Mm, mm. Questo panetto di Panetto. burro, Bene, la mamma era nel portale aureo. sì, Beh, portiamoci dentro anche il panetto di burro. io l'ho lasciato fuori. Eh, eh, aspetta, io l'ho lasciato fuori perché è una regola che non è che se io faccio qualcosa di qua, in automatico viene accettato giù da voi. Io ho scelto di liberarmi da questo panetto rancido, ma Rebecca non ha scelto di fare altrettanto. Ok, la salutiamo. Vuole lasciare un messaggio finale? Decidi che non è più tempo per questo burro, decidi che è tempo di fiori freschi. Non ti stressare troppo, non ti sottoporre a troppo stress.
Io sono lì quando ti sembra che tutto sia contro, in un angolino della stanza. Butti l'occhio e per qualche ragione, non so, c'è un collegamento, sapete? Un petalo che cade in un angolo, lo porto. Mm? L'ultima cosa che hai detto, Monica? Te lo porto, un Te lo petalo che cade in porto. un angolo, sì. La salutiamo, lo zio, Grazie. quindi il fratello del padre di Rebecca, giusto? No, Il no, marito. il marito. Eh, io il prediletto, io l'eletto, e in qualche modo anche mio figlio. Se noi abbiamo in mano lo scettro e mio fratello ha in mano una spazzola ruvida, consumata. Non posso dare a mio fratello lo scettro, ma posso dare a mio fratello una spazzola nuova e che questa spazzola nuova lui la usi con vigore, con decisione, che lui recuperi carattere, risolutezza. Lo salutiamo. Si deve svegliare e sbrigare. Vedo che lascia l'immagine di un trattore. Di un trattore. E lo salutiamo. Monica, causa esoterica della tendenza a non dimagrire di Rebecca. E l'impianto a mo' di sirena, quando chiama non ce n'è, cioè Rebecca non riesce a non rispondere al richiamo. Causa esoterica della disavventura del finto trading online. Quello è stato il vampiro che si era proprio vestito come da principe delle meraviglie. E infatti il personaggio che è il protagonista di questa storia di trading, richiama proprio, no, delle qualità che potrebbe avere un principe. Mhm. E appunto il vampiro ha indossato queste vesti da principe delle meraviglie, per cui non sembrava assolutamente un vampiro, ma sembrava un uomo elegante, competente e promettente. E quello che ha fatto è succhiare le sue sostanze, i suoi sogni, che sono andati in fumo. Desiderio della casa, va investito alla fine per questo, lui l'ha dissanguata proprio, Il Tai Chi le fa bene? moltissimo. Ma anche tipo come se fosse bene fisico, nel senso tipo alla pressione e ad alcune intolleranze. La scarica o la fortifica anche? E più, ecco questo, più quasi che la caricasse, la carica, la fortifica.
Vabbè, tutta la sessione prendeva le mosse da il difficile rapporto che ha con il marito e il figlio di. Ebbene, io vedo Rebecca che si trova davanti a questo nodo creato dalle due corde. Una corda era la sua, Mhm, sacrificio, e l'altra corda è ingiustizia del marito. mhm. E vedo che è molto indecisa se sciogliere il nodo con le mani o prendere un'accetta. Cosa decide? E vedo che guarda la figlia, Marcella. E no, Marcella gli dice, questa volta non ascolti nessuna figlia, questa volta decidi tu Mm, sulla base del tuo intuito. Ascoltati. Allora prende un'accetta. Con un colpo di accetta si sfoga, si scarica, come dicevi tu un attimo fa, mhm. urlando. Urlando alza l'accetta, colpisce il nodo e con un colpo solo questo nodo è tranciato. Vorrei sottolineare, rompicoglioni quali sono, che tra Marcella e sua madre non c'è nessuna differenza, entrambe sono dee, solo che una l'ha capito, l'altra lo sta capendo. Sì, L'ha tranciata, le corde in realtà non esistevano e non ci sono più. Lei è scollegata in questo patto dal marito esatto. e il sacrificio non c'è più. E lei non è più collegata all'ingiustizia. Nel cluster ci sono ancora dei contratti dopo questo. Sì, era come una specie di, sembra quasi un ambiente chiuso in cui c'era dell'acqua molto alta, con dei pilastri, molto alta e sporca. Non si può respirare, non si può camminare, no? In un ambiente così. E lei butta via tutto quanto, quest'acqua sporca, i pilastri, questo ambiente vecchio, butta via tutto. Sembra quasi la cisterna di Istanbul. Mm, Ricorda che ci sono i pilastri, c'è quest'acqua sotto e siamo sottoterra. via, Butta tutto. E l'avatar? sì. Sì, ti sembra non so come dirti, una specie di predicatore di paese che dice, no, facendo questo, hai oltraggiato le regole, gli schemi previsti dal territorio. No, Rebecca non vuole minimamente più sentire questa storia e butta via tutto quanto. Via dentro il portale definitivo. Falena, vampiro, serpente, ci sono ancora? No, assolutamente no. Contumacia 6 e trascinare 5? No, nemmeno. Gli impianti. Sì, li ha tolti? Progetto è sempre timoniere. Mm, eh, Stella polare.
Ok, come se lei avesse una direzione, un faro, chiarezza. vibrazione di Rebecca, Eh, 300, consapevolezza, 185, anima, 51, vite, 1017, cervello, 10,6, suscettibilità ipnotica, 58, 3D. 44. Rebecca vuole creare un unico ad eternum o creazione come vuole lei, al posto dei contratti che ha tolto dell'avatar di tutta la situazione povertà carestia. Ehm, È come se fosse una scia, mm, una nebulosa di stelle, polvere di stelle. Come vedi Rebecca, Monica? Calma, tranquilla, eh, è come se dicesse ora ricomincio dalla me e dalla mia casa, che amo molto, e spargo questo stato d'animo nell'atmosfera della mia casa, in modo da calmare i litigi e gli attriti, in modo da favorire un dialogo pacato. Brindiamo questo nuovo clima familiare. Vedo che alza un bicchiere con del vino rosso e partecipano a questo brindisi il marito, il figlio di, il figlio S dei, dei nipoti e hanno tutti quanti i calici alzati e dicono qui si sta bene adesso. E c'è questo colore azzurro che aleggia intorno a loro che genera tranquillità. Ottimo. In questa linea temporale nuova, dove si trova adesso Rebecca, c'è ancora Poseidone o quell'entità snorkeling, Viuz. No, Ok. Nella Sardegna in cui vivono Rebecca e la figlia e tutti gli altri c'è ancora quell'entità? per alcuni anche in maniera molto forte. Ok, va bene. Messaggio finale di Rebecca a se stessa. Era qualche anno che non mi sentivo così bene. Sì, sono pronta per affrontare questa giornata e la prossima ancora, con un nuovo spirito, che è quello giusto. E non Qua, sono solo. quale? È uno spirito di gioco
misto a uno spirito di maternità, misto alla grinta. E lascio alle mie spalle quell'antico senso del dovere e di colpa che mi ha perseguitato per anni. Lascio alle spalle la paura della povertà e della miseria. Vado incontro al sole. Messaggio che ci dà e si dà a Marcella. Lucio, sei un cuore luminoso. Così. Eh, ah, e Marcella dice proprio anche: Ho tante idee per la testa, e quanti miei capelli. E ne nascono sempre di nuove. Ci sono turbolenze, eh, che riesco poi a deviare. Va bene. Immagine finale? In questa immagine finale si stanno abbracciando Rebecca e Marcella, si stanno congratulando reciprocamente, ehm, e vedo che tra di loro e intorno a loro è sbocciato un fiore che è dei colori azzurro e lilla e che profuma tutta la casa. Perfetto, abbiamo finito, Monica. Disconnettiti da tutto e tutti.